Ciao a tutti ragazzi, bentornati al canale. Sono da pochissimo partito da casa mia, dalla provincia di Novara, da Parruzzaro, con destinazione Palermo. Ebbene sì, ho deciso di fare questo viaggio alternativo, essendo saltato il mio trekking di più giorni che avrei dovuto fare. Mi sono ritrovato in mano un voucher a causa del coronavirus, allora ho deciso di fare questa improvvisata e di realizzare questo progetto che avevo in mente già da un po' di tempo. E niente, quindi ho caricato il mio bagaglio e farò questo viaggio di 16 giorni a tappe, un tour dell'Italia a passo lentissimo con la mia LML 200, che è praticamente una versione taroccata del Vespa PX. L'obiettivo è quello di percorrere circa 200-300 km al massimo al giorno, fermarmi, visitare e non lo so, è stata una cosa totalmente improvvisata. Ho portato con me anche una tenda, un sacco a pelo e un materassino, ho un bagaglio abbastanza pesante e ho portato anche gli scarponi da trekking, non so esattamente cosa farò, vedremo, speriamo che il mezzo non dia problemi e che vada tutto bene. Ora sto viaggiando in direzione di Novara. La tappa di oggi dovrebbe arrivare in zona Modena, comunque in zona Emilia Romagna, non so esattamente dove. Percorrerò questo viaggio senza utilizzare l'autostrada nel limite del possibile. Il mio mezzo potrebbe percorrere potenzialmente l'autostrada essendo un 200, ma non è mia intenzione. Come vi dicevo, si tratta di una LML Star 200 del 2012 con 4 tempi, consumi irrisori. Ho una posizione di guida non tanto comoda adesso perché ho questo borsone come avere dietro il passeggero, però non avevo altre soluzioni. Sto girovagando da già un paio d'ore ed ora siamo in una zona abbastanza carina, la zona del Naviglio Grande, quindi zona di Milano, diciamo provincia di Milano. Sì, è molto carina perché adesso sono a Rozzano ed è tutta una zona di campi, una zona molto verde, molto suggestiva a livello paesaggistico. Sospiro perché sono a Sospiro, un simpatico paesino nel far west del Cremonese, caratterizzato da questo incrocio, in questo momento al massimo dell'attività. Sosta, piadina e birra e adesso si riparte. Ragazzi, il posto più caldo in assoluto in estate ad agosto è la pianura padana, non è il deserto di Atacama. Gran Tito. Allora, sono appena arrivato a Salvaterra, che è la mia prima tappa. Ho percorso oggi 300 km tondi. Mi sono gremato le braccia, caldo pazzesco. Adesso andiamo a riposarci un attimo. Ho trovato questa sistemazione con Airbnb privato, una casa di un privato, quindi adesso vado a farmi una doccia e a riposarmi e stasera farò un salto a Modena. Prima tappa a Modena, Piazza Grande, e adesso vado a farmi un bel birrone perché me lo sono meritato dopo la sudata di oggi. Qui il Duomo alle spalle, si vede.
Bene, dopo 2 spritz belli freschi procedo il mio giro a zonzo per Modena con più allegria sicuramente, e vi svelo la tappa di domani. Domani ho intenzione di arrivare ad Arezzo, che è una bellissima città con sicuramente molte attrattive, un centro storico fantastico, e tutto l'itinerario sarà molto bello perché inizieremo a visitare la zona appenninica ed anche le colline toscane, quindi sarà sicuramente un itinerario molto più variegato rispetto a quello di oggi. Quindi ci vediamo domani. Vado a bere altri 2 spritz. Buongiorno, sto per ripartire in direzione di Arezzo e volevo farvi vedere brevemente la camera che ho trovato qui a Salvaterra a circa 30 euro. Una sistemazione molto carina, economica, trovata su Airbnb, quindi ve la consiglio nel caso doveste passare da queste parti. Allora, la tappa di oggi prevede l'arrivo ad Arezzo in Toscana e ho deciso di fare una piccola deviazione in direzione di Bologna e di salire al parco di Montesole, dove sto per arrivare. È un parco della memoria, diciamo, di uno degli eventi storici più atroci della seconda guerra mondiale, dove c'è stato un terribile eccidio nazista. Adesso andremo a vedere un po' com'è questo parco e cercheremo di ricordare un pochino gli eventi. Allora, in questo momento stiamo passando da Marzabotto nel parco di Montesole, che ho deciso di tenere come tappa così di passaggio per il mio itinerario fino ad Arezzo, perché è stato uno dei luoghi della seconda guerra mondiale dove si è compiuto uno dei crimini di guerra più brutti sul territorio italiano. Pensate che qua in questa zona, nei comuni che circondano questo parco di Montesole e nel comune di Marzabotto, che è stato quello più colpito, sono state uccise 1800 persone, 1800 civili innocenti sono stati trucidati da nazisti e fascisti. Roba che, se ci pensiamo, è veramente mette i brividi. E siamo arrivati in Toscana. Pensavo di essere già in Toscana da un pezzo, invece a quanto pare no. Ho messo anche il giacchino in pelle perché il clima è leggermente cambiato rispetto alla fornace della pianura padana. Qua è un pochino più freschino. Bene, sono appena entrato a Barberino del Mugello.
Sono praticamente arrivato ad Arezzo, mancano 3 km. Devo dire che oggi è stata una bella giornata perché il percorso è stato sicuramente molto più vario rispetto a quello di ieri. A livello climatico diciamo che giornate incredibili anche oggi, bellissima. Tratto più montuoso ho dovuto mettere la giacca perché faceva freschino, mentre adesso ci sono le fiamme dell'inferno anche qua. Salgono delle folate di caldo pazzesco dall'asfalto. Quindi stasera pernotterò ancora in un alberghetto che sono riuscito a trovare a poco meno di 40 euro e faremo una visita alla città di Arezzo che dovrebbe essere molto bella. Quanto è figo il centro di Arezzo. Dunque adesso andiamo su al... non mi ricordo più come si chiama, comunque un punto dove si dovrebbe vedere tutta la città, che poi non credo che sia altro che il Duomo. Buongiorno a tutti, oggi terzo giorno, ho appena lasciato la magnifica città di Arezzo ed oggi vado in direzione di Roma. Andiamo a Roma! Almeno ci proviamo perché anche oggi è una bella mazzata, sono 4 ore e 40 di viaggio, che non saranno 4 ore e 40 ma saranno di più. Le mie chiappe sono quadrate, mi fanno molto male. Anche perché la posizione non è proprio comodissima avendo questo borsone che mi toglie spazio, come avere il passeggero dietro. Quindi niente, vediamo un po' come andrà questa giornatina, se riusciamo ad arrivare a Roma. Mezza piotta e 10, terza marcia. Stiamo arrivando nella zona di Montepulciano. Qua di fianco c'è un bellissimo campo di girasoli che ormai sono un po' appassiti. Allora, le strade della zona di Montepulciano sono veramente meravigliose. Sono queste colline dolci, con questi paesaggi brulli, le pecore al pascolo, sono veramente dei paesaggi molto suggestivi.
è una strada, guarda che bello. E siamo nel Lazio. E un'altra regione è andata. Brevissima sosta per affacciarmi qui sul lago. Guardate che meraviglia. Ed ora si riparte Roma rapidamente perché manca ancora un bel po'. Ragazzi, sto a Roma. Allora, finalmente sono arrivato in centro a Roma, zona Circo Massimo, fa un caldo incredibile, però c'è di positivo che c'è veramente pochissima gente a Roma, quindi è una Roma, non dico deserta, ma poco frequentata. E questo mi agevolerà un pochino nel mio breve tour esplorativo della città. Quindi adesso andiamo a vedere le cose principali da vedere a Roma in così poco tempo. Allora, per prima cosa abbiamo l'arco di Costantino risalente al 300 e di fianco il Colosseo. Allora, non sono un grande esperto di storia e di architettura, ma posso dedurre che i vari stili costruttivi del Colosseo appartengano ad epoche differenti, quindi immagino che la parte superiore e questa qui siano più recenti e queste qua probabilmente sono di epoca romana. Eccoci anche all'altare della patria. Ed ecco qui Palazzo Venezia e il famoso balcone, il quartier generale di Mussolini, e da qui fece la famosa dichiarazione di guerra. Con la faccia del Covid. Buongiorno a tutti e buon Ferragosto. Oggi è il mio quarto giorno di viaggio. Ho lasciato Roma dove ho passato una bellissima serata ieri sera e sto andando in direzione adesso di Rieti. Oggi ho la fortuna di poter passare il Ferragosto con un amico dell'Abruzzo. È uno youtuber anche lui, adesso andremo a conoscerlo e faremo un'escursione nel parco del Silente del Pelino, se non erro. Adesso comunque vi spiegherà meglio anche lui. Unico piccolo problema della giornata è che la mia escursione di ieri a Roma mi è costata delle fiacche sotto i piedi. Ho percorso molti chilometri, 15-20 km ieri sera per cercare di vedere più cose possibili e quindi adesso queste fiacche sotto i piedi che spero che non mi limitino in questo trekking. Ho dietro dei compite, dei cerotti per proteggere i piedi da questi problemi. Proverò a metterli e vediamo se aiuteranno ad alleviare la sofferenza. Stiamo cominciando ad entrare in una zona boschiva veramente molto estesa e molto bella.
ragazzi, oggi per il mio quarto giorno di viaggio dopo Roma sono arrivato al confine tra Lazio e Abruzzo insieme a un amico, insieme a Pier. Ciao ragazzi. Che anche lui ha un canale YouTube che magari già conoscete, si chiama In Montagna con Pier, quindi ve lo dico già adesso, iscrivetevi al suo canale. E Pier è un grande conoscitore delle montagne della zona dell'Abruzzo, del Lazio, dell'Appennino in generale, quindi chi meglio di lui mi può portare a fare un'escursione da queste parti. Onorato. E dove andiamo oggi, Pier? Dai, presenta un pochino Allora, oggi andiamo oggi e domani. Oggi e domani perché facciamo un pernotto in tenda, oltretutto. Andiamo al Lago della Duchessa, siamo partiti da Cartore per il sentiero 2B e appunto pernotteremo lì al Lago della Duchessa e poi domattina faremo un po' di vette che stanno lì attorno a questo lago e poi riscenderemo qui a Cartore. Sperando, perché io ho un piccolo problema, cioè ieri sono andato a Roma, ho percorso tipo 20 km con le Converse, come essere in ciabattine, ho fatto tutto il centro storico di Roma come un pazzo e quindi adesso ho le fiacche sotto i piedi, però dai, terremo duro perché cioè, sono qui, bisogna fare, cioè piuttosto cammino sulle ginocchia. Comunque sono gasatissimo dal fatto di essere qui sull'Appennino per la prima volta a fare un'escursione e sudatissimi, caldo pazzesco, quindi andremo oltretutto su questo laghetto che Pier nel menù mi aveva proposto. Allora, ho un itinerario da merenderos e siccome i merenderos cerchiamo di evitarli come la peste, soprattutto a Ferragosto, allora abbiamo scelto questo itinerario molto più alternativo che ci porterà su questo laghetto che ricorda vagamente un laghetto alpino. Adesso vedremo un po'. Allora, stiamo iniziando a salire, siamo circa a 1100 e qualcosa. Stiamo passando in questo tratto nel bosco che nonostante sia molto ombreggiato è comunque sempre caldo. Comunque molto molto bello. Un po' di gradoni appuntiti al sole. Allora, com'è Pier? Caldo e sudato. Come andiamo? Ah, andiamo bene. Siamo fortunati che questo bel venticello qui sulla valle del Vasto è bello il panorama qui la valle di fuga che abbiamo fatto fino adesso in salita. Zaini pesanti un po'. Sì. Vabbè. Il caldo. Ma tra un po' mi sa che sbucheremo fuori dal bosco, immagino. Sì, abbiamo anche un breve tratto valgrandino qui. Beh. Allora, forse potremmo avere un leggerissimo problema. A quanto pare non sono l'unico che si dimentica le cose. Ahimè. Perché Pier, a quanto pare, ha dimenticato di portare il coltello e apribottiglia soprattutto. Quindi una bella bottiglia di vino rosso da bere, quindi adesso, dopo quando arriveremo al lago, vedremo nel mio zaino cosa c'è, cosa offre il mio zaino. E se no, in alternativa dobbiamo inventarci qualche cosa, qualche stratagemma per aprire la bottiglia. Ciao! Ecco il lago della Duchessa. Purtroppo un cavallo è deceduto, però potrebbe essere l'occasione per vedere un lupo che se lo mangia. Allora, intanto Pier alle mie spalle alle prese con la tenda, con la preparazione del nostro giaciglio notturno.
È la prima volta che la monti, no? La seconda. Seconda. Va bene, dai, allora le percentuali di successo aumentano sensibilmente. Allora, siamo riusciti a stappare la bottiglia di vino, che questa è una cosa positiva perché questo percorso fa parte del percorso del cammino dei briganti, giusto? Sì. Quindi oggi abbiamo fatto praticamente una tappa del cammino dei briganti e ci sono dei bivacchi. In uno di questi bivacchi abbiamo trovato della gente che aveva il cavatappi e ci siamo fatti stappare la bottiglia, quindi non dobbiamo bere vino con cocci di vetro questa sera. Fantastico, magnifico. Al bivacco Gigi Panè, tra l'altro. Ah, Gigi? Noto alpinista. Ah, noto alpinista di queste parti? Sì. Alpinista e sci alpinista. L'altro piccolo problema che abbiamo è che abbiamo sembrerebbe un magnifico pecorino che dopo andremo a visionare bene. Questo è un pecorino abruzzese che ha portato Pierre e non abbiamo il coltello, quindi non so, lo spaccheremo, lo frantumeremo. Allora, siamo qui a mangiare dell'ottimo pecorino che ha portato Pierre, pecorino abruzzese chiaramente, veramente eccezionale. Poi Pierre ha portato una bottiglia di Montepulciano, sempre abruzzese, e poi cosa abbiamo? Delle salsicce anche, giusto? E un po' di pane. Insomma, stasera ci arrangiamo così. Oltretutto abbiamo dimenticato coltelli posati. Infatti non riesco a aprire la bottiglia. Quindi insomma va così, ma sicuramente mangiamo prodotti molto genuini in modo estremamente genuino. Faccio io. Se mettiamo un picchetto mio con l'oso, vado coi denti. Sicuro, io ci ho provato e mi sono fatto male. L'ho detto. Ci ho provato coi denti e ti sei fatto male? C'ho i denti del cazzo. Madonna. È andata. Yeah. Tu
c'è la bottiglia. Non c'ho neanche il bicchiere, cazzo. Alla faccia del Covid, mamma mia. Pier, Salute. Che dobbiamo fare? Salute. Questa. Io vado al lago, guarda. Allora, la cosa più buona forse in assoluto, lasciatemelo dire, è questa qui, la salsiccia. Questa è salsiccia abruzzese, Sì. che si mangia sia cruda che cotta, che in realtà è un crudo non crudo, penso, sarà un... non so, No, è proprio cruda. è cruda, ma è un crudo stagionato, non lo so. Comunque è veramente ottima. Pier in cerca di segnale telefonico. Sì. Però guardate che bei colori. Bene, per il primo giorno qui sugli Appennini dal Lago della Duchessa è tutto. Ci rivediamo domani per le ascensioni forse delle 3 cime, se riusciamo 3 a farle. vette. 3. Sì, sì. 3 vette. Ce la faremo. Ce la faremo, vedremo in base ai piedi. E a domani allora. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Buongiorno. Breve cafferino con Pier Buongiorno. e poi si sale verso le 3 cime. Giornata magnifica. Allora, abbiamo appena sconfinato e siamo finalmente arrivati a casa di Pier in Abruzzo. Stiamo a metà, stiamo. Abbiamo lì dietro la cima di Muro Lungo, giusto? Che sarà la nostra prima vetta che faremo, quella con quella bellissima parete verticale. A nord, tra l'altro, quella. E quella lì invece hai detto Quella che... dietro, Ghiaccio dei Montoni, quella lì dietro lì. Ah, ok, quella lì dietro. Che è la seconda vetta della giornata. E poi facciamo l'ultima, che è questa qui di fronte a noi. Piccolina. Ok. Con quella dietro, questa in primo piano, che è cimata di macchia triste. E ne abbiamo di cammino. Siamo arrivati sulla cima di Muro Lungo. Grande Pier. Ho un dono da darti. Pier mi dona sulla cima di Muro Lungo la sua maglietta ufficiale e io faccio altrettanto. Quindi Questa è la maglietta che Luca mi ha regalato. Grazie ho dato Luca. a Pier l'unico esemplare di maglietta esistente al mondo del mio canale, gliela do volentieri. E quindi Spettacolo. grazie Pier per questa bella cima. Grazie a te di essere stato in mia compagnia. Questa cima abruzzese. Questa è abruzzese, siamo Abruzzo e Lazio, in mezzo. Più Abruzzo che Lazio, dai. Adesso vi faccio vedere un pochino il panorama. Qua siamo proprio sulla parete nord del Muro Lungo. È una parete abbastanza impressionante. Vedete lì sotto il lago dove abbiamo pernottato. Da qua si vedono tutte le montagne, tutti gli Appennini, praticamente si vede anche lì il Gran Sasso, quindi il Corno Grande. Poi Pier mi ha fatto vedere tutte le montagne che adesso non ricordo. Vabbè, comunque faccio una panoramica generica. Giù c'è la Maiella, qui tutto il gruppo Il Velino, e qui tutte le vette del parco d'Abruzzo, Lazio e Molise. Qua, e qui, questi qui se non erro dovrebbero essere Simbruini, questi. E quello è il Monteviglio. Sì, quello lì è il Monteviglio. Qua sotto mi spiegavi che questa piana era... La piana del Fucino. Che era un lago. Era un lago che poi, come ti dicevo prima, i romani hanno prosciugato.
Seconda cima della giornata, Ghiaccio dei Montoni. E anche questa l'abbiamo archiviata. Un po' vicino. Sì. Qua abbiamo una bellissima vista sulla valle del Vallone di Teve. Vallone di Teve. Ed ecco anche l'ultima cima. Grande Luca. Basta, basta. Sono abbastanza stanchino. Grande Luca. Cima di Macchia Triste 2090. Bella che Che guadagniamo. caldo. Bene, bene ragazzi, direi che può bastare. Adesso scendiamo e torno alla mia Vespa, anche perché dovrò trovare una sistemazione per la notte. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro bellissimo giro. Ringrazio ancora una volta Pier per Grazie a te di essere stato qui. avermi mostrato questi bellissimi posti. Ricordatevi di iscrivervi al suo canale. Grazie. E niente, adesso io torno in sella alla mia Vespa e farò una settantina di chilometri perché sono un po' cotto e stanchino, quindi andrò dalle parti di Sora e pernotterò lì e poi domani si scenderà verso il sud. E niente, speriamo di riavere Pier sul canale, Sicuramente. ovviamente verrà a trovarmi, io ci conto, quindi Sì. lo aspettiamo. Sono obbligato proprio, ma sarei venuto lo stesso. Ciao a tutti! Ciao. Buongiorno a tutti, oggi è il sesto giorno di viaggio. Sono partito da un paesino vicino a Sora che si chiama Pesco Solido, dove ho dormito, dove ho passato la notte. Ed ora mi trovo nella città di Cassino. Oggi la destinazione sarà Salerno. Ho intenzione di arrivare a Salerno passando dall'entroterra, quindi passando dalle zone di Benevento e di Avellino, quindi un itinerario un pochino più alternativo magari. Quella che vedete alle mie spalle è la famosissima abbazia di Monte Cassino, che è stato un altro di quei teatri di episodi terribili della seconda guerra mondiale. Era un'abbazia antichissima che è stata completamente distrutta e rasa al suolo. Questa volta è stata distrutta dai nostri amici, quindi dai gringos, dagli americani, perché al suo interno si rifugiavano dei soldati tedeschi, quindi hanno pensato di distruggerla completamente. Come vi dicevo, è stata ricostruita, quindi è splendida e bellissima, ma non è più quella che era un tempo, purtroppo. Ecco, questo soltanto per farci riflettere quanti danni può fare una guerra al patrimonio artistico, oltre che in termini di vite. Cominciamo ad essere nella terra della mozzarella di bufala, quindi io adesso assolutamente devo trovare un caseificio e prendermi una mozzarella di bufala. Questa è la missione del momento. Piccolo break, 10:15 del mattino. Una bella bufala, ma credo che sia la cosa più buona del mondo. Guardate che latte. Allora, siamo ormai a 4 passi da Benevento e a una settantina di chilometri da Salerno. Mo' c'ho fame, mi mangio un pezzo di pizza, c'ho il culo quadrato, il collo bruciato, le braccia bruciate. Comunque il viaggio procede tutto bene. Abbiamo passato questi territori dell'entroterra, sì, campano, molisano, territori molto belli che già conoscevo perché alla fine i miei nonni materni sono più o meno di queste zone, all'incirca dell'Irpinia, quindi i territori sono molto simili. E dopo una bella mozzarella di bufala per colazione, adesso mangio un pezzo di pizza. Allora, sono appena entrato a Tufo, che quindi oltretutto è un paese alquanto conosciuto perché è il paese del greco di Tufo, del vino, quindi una zona di produzione di vini di alta qualità. Su questa strada è pieno zeppo di immondizia, è pieno zeppo di sacchi di plastica.
Guardate che figata di camera per 30 euro con la colazione compresa a Fisciano, a circa una quindicina di chilometri da Salerno. Adesso sto per uscire e andrò a farmi un giro in città. Bellissima sistemazione, quindi ottima, ve la consiglio. E magari vi starete chiedendo perché non hai fatto il giro della costiera amalfitana, che chiaramente è quella più suggestiva e più turistica. Semplicemente perché l'avevo fatta già in passato, è una zona che avevo già visto, è molto bella, ma ho preferito fare un itinerario un pochino più alternativo. Da domani invece inizierò ad arrivare sulla costa e quindi vedrò finalmente un po' di mare. Sono arrivato a Salerno e sono in una delle attrattive della città, che sarebbe l'acquedotto medievale, anche se, vabbè, dopo aver visto Roma meglio di niente, per carità. Beh dai, Salerno è una città carina, simpatica, niente di eccezionale, comunque ci ho passato una mezza giornata piacevole. Ci sono tutte queste viuzze, adesso sto andando verso il Duomo e probabilmente dopo mi sposterò verso Rieti. Comunque ci sono tantissimi ristorantini e posti che vendono prodotti locali sicuramente buonissimi. Allora, sono a Vietri sul mare, c'è un'unica strada che fa tondo e praticamente è completamente occlusa dalle macchine, dal traffico. Vabbè, per fortuna avendo la Vespa sono riuscito a muovermi, a fare tutto il giro. Buongiorno, oggi è il 7° giorno di viaggio e mi sono spostato dall'entroterra alla costa, quindi sto percorrendo la litoranea da Salerno in direzione della Calabria, per la precisione San Nicola Arcella, dove andrò in campeggio e passerò 2 notti perché ho voglia un attimino di riposarmi e quindi andrò a farmi un tuffo al mare anch'io finalmente. Poi vedrò se passare dall'entroterra o se continuare sulla costa, sia per quanto riguarda la parte calabrese che per quella siciliana. Sono a un ottimo punto del viaggio. Oggi devo percorrere circa 170 km, quindi abbastanza tranquilla. Bene, bene, dai, tutto procede alla perfezione. Eccomi di passaggio a Paestum, questa antichissima città della Magna Grecia risalente al 500 a.C., quindi pensate quanto è antica, veramente antichissima. Vabbè, ci sono code chilometriche per entrare, non entrerò assolutamente anche perché sono solo di passaggio, capovia, però devo dire che è veramente un altro posto che notevole.
Allora, oggi ho fatto tappa a San Nicola Arcella e sono passato a trovare la mia amica Coto Woman, se ve la ricordate, ecco, qua stiamo un po' più al caldo. Dalla versione montagna alla versione mare. Che mi ha portata in questo posto fantastico che si chiama Arcomagno, giusto? Che è veramente una meraviglia. C'è il primo arco qui e adesso andremo anche al secondo. La gente si tuffa, poi si tuffa anche Coto Woman. Ciao a tutti, oggi sono con Coto Woman col kayak. Ciao. Coto Woman mi sta portando a fare una bella escursione sulla costa di Scalea, se non ci sfracelliamo sugli scogli. E questa è la prima grotta che mi porta a visitare. Del Prato Ieri. Grotta? Del Prato Ieri. Che sarebbe in dialetto, vorrebbe dire dell'entra ed esci. Ah, dell'entra e esci, quindi entriamo e usciamo, immagino. Guardate che figata. È necessario che io pagai adesso o posso riprendere? No, tranquillo, faccio la maggiordomo. Ah, bello, 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 bello. Ah, ma c'è anche la spiaggetta, adesso ci areniamo qui. Ah, ottimo. Quindi facciamo il primo bagno, dai. Eccoci alla seconda grotta, la grotta della pecora. Coto Woman mi ha fatto notare che è chiamata grotta della pecora perché ci sono le mammelle. Bah, vabbè. Vuoi farti il bagno qua? Ah. E niente, avevamo progetti ambiziosissimi, ma il mare è troppo agitato, vedete, continuiamo a imbarcare acqua qui, ma non riusciremo mai a svuotare il kayak, quindi torniamo indietro. Ci sono delle belle onde alte. Siamo in una zona molto lontana dalla riva, infatti la spiaggia è lì, e qua ci sono degli scogli che affiorano e l'acqua è pulitissima. Un'immersione della grotta. Buongiorno, oggi è il mio 8° giorno di viaggio, è già da più di un'oretta che sto percorrendo la strada statale 18 in direzione di Reggio Calabria. Oggi dovrò arrivare sullo stretto di Messina, quindi oggi è una tappa abbastanza lunga, però ieri ho ricaricato le pile a San Nicola Arcella, mi sono rilassato un pochino, ho fatto un po' di mare e quindi oggi si fa questa tirata.
E tra circa 3 ore e 20 dovrei essere a destinazione e domani mi imbarcherò in direzione della Sicilia bella. Boh, ditemi se è decente una roba del genere. Bene, da questo punto di osservazione possiamo finalmente vedere la Sicilia, lo stretto di Messina lì in mezzo. Qua abbiamo anche la vista sulle isole, quindi Lipari, Vulcano e Filicudi mi pare, e poi forse qualcos'altro. Quindi la meta è vicina a Sicilia. Arancino vista stretto. Che è un paesino molto caratteristico che vedete lì sullo sfondo. Buongiorno, oggi è il 9° giorno, sto per andare ad imbarcarmi sullo stretto in direzione della Sicilia e niente, ora che sto per lasciare la Calabria volevo trarre alcune conclusioni su questa breve visita di questa regione che è sicuramente fantastica, bellissima a livello naturalistico perché offre delle attrattive pazzesche e secondo me è ancora molto poco conosciuta e credo che tornerò in Calabria perché vorrei veramente visitare la Sila, il Pollino e queste zone qui, le montagne, oltre che la costa che è molto bella. Però lasciatemi dire, veramente la gestione dei rifiuti è una cosa veramente imbarazzante. Ammesso che, allora io voglio sperare che le montagne di rifiuti che ho visto al lato della strada nei centri turistici siano stati dei disguidi a causa di proteste, scioperi, roba del genere, ma l'immondizia abbandonata lungo le strade provinciali, in zone non turistiche, fuori dalle città, è veramente una cosa che io non ho visto in nessuna parte d'Italia. Io spero di tornare a trovare una regione in condizioni veramente migliori a livello ambientalistico, perché oltretutto qui ho fatto tutte strade sulla costa e questo abbandono di rifiuti adesso con la problematica dell'abbandono del plastica in mare è veramente una cosa fuori luogo e fuori dal tempo. Call of Duty sbarco in Sicily. Ah, che belle spiaggione, quasi un bagnetto me lo faccio adesso. Guardate che bel mare, calmo, sono le 9 del mattino. Un bagnetto non me lo toglie nessuno qui. E qui siamo a Taormina.
siamo al Giardino Bellini, il parco più antico di Catania. Ciao! Guardate che storia, il fumo che dal cratere dell'Etna arriva direttamente sulla città. Allora, qua siamo al mercato di Piazza Carlo Alberto, quello davanti alla Basilica Santuario di Maria Santissima. Sembra abbastanza evidente che ci sia stato appena il mercato. Osservare i furgoncini della nettezza urbana che puliscono la piazza è ipnotico. Oltretutto sono le 3:30, sì, le 3:30. E Catania è una città dormiente, sembrerebbe che la maggior parte delle attività apra di tardi, quindi stanno facendo una piccola siesta adesso. Ed ecco una piccola parte dell'anfiteatro romano, era uno dei teatri più grossi dell'impero romano, e grossa parte è ancora sotterrata sotto i palazzi circostanti. Ecco, da questo lato si può intuire meglio la sua struttura. Quella che sto percorrendo ora è la via dei Crociferi, ed è particolare perché lungo questa via di 200 metri ci sono ben 4 chiese barocche più belle di Catania, e una è già qui di fianco. Il mio breve tour di Catania, dopo la visita all'anfiteatro romano, la via dei Gesuiti con le chiese barocche, sfocia e termina per il momento alla cattedrale di Sant'Agata con la sua bella facciata barocca. Catania è una bellissima città senza dubbio. Allora ragazzi, sono ad Aci Castello con Francesco, lui è Fuori Frank. Ciao a tutti. Frank di Catania, e domani vi porterà a fare un bel giro sull'Etna. Ci siamo conosciuti tramite Instagram e lui ha anche un canale YouTube, anche se ultimamente non lo cura più di tanto, anzi per niente, però adesso vediamo, gli diamo la spinta, l'ispirazione per ripartire e niente, decideremo dove andare. Cosa hai in mente indicativamente? Indicativamente intanto ti fai vedere comunque la particolarità dell'Etna, crateri sommitali, Valle del Bove, poi non so, decideremo insieme, tanto abbiamo tutta la giornata a disposizione. Esatto. E faremo forse anche un pernotto. Sì, esattamente. Quindi alla grande. Posto così credo, no? Sì. Allora, già salendo i paesaggi sono incredibili, da un lato fiumi di lava, dall'altro lato boschi di castagno, perché qua c'è anche il castagno, siamo a 1400 metri. Frank mi ha fatto notare questo edificio che è stato sommerso dalla lava. Dicevi in che anno, Frank? 1983. 1983, cos'era, un rifugio? Sì, era un rifugio gestito. Ah, che roba, pazzesco. Prima breve tappa, cosa andiamo a vedere, Frank? Qui siamo sui crateri silvestri. Quindi è un punto molto turistico questo, mi stava spiegando. Infatti si parcheggia praticamente dopo pochi metri, si arriva subito sui crateri, quindi è un percorso per i più pigri. Esatto. Ma noi andiamo su, saliamo. Noi saliamo ai crateri sommitali. Verso l'infinito. Ecco, questo qui è un cratere che ha proprio le sembianze di un cratere.
i punti più sicuri. Frank mi sta dicendo che sono molto fortunato oggi perché la giornata è spettacolare. Non abbiamo un'eruzione in corso, quindi vabbè, poteva andare anche meglio, però si sa mai. Dai, ancora possiamo sperare. Ancora possiamo sperare. Comunque guardate che vista pazzesca. E Frank mi stava spiegando anche il discorso dei crateri, com'è che hai detto che si chiamano? Bottoniera in questo caso, perché seguono una linea. Ci sono tutta una serie di crateri che seguono la stessa linea, effettivamente è molto evidente. E qua abbiamo una vista incredibile su tutta la Sicilia, cioè tutto quello che si può vedere, insomma. Queste sono bombe dell'Etna. Ecco, queste vengono sparate in aria. sono, come dice Francesco, bombe, quindi dei massi sparati direttamente dal cratere. E come mi stava spiegando lui, potrebbe essere anche uno dei rischi quando si va al cratere su in cima, insomma. Ecco, non è bello trovarsi in prossimità della caduta di una di queste bombe. Col mio baruzzo Frank siamo al rifugio Sapienza 1009 e adesso percorriamo il sentiero 702, giusto? Esatto. E dov'è che arriviamo, Frank? Allora, l'itinerario è 2009-3000 a ex Torre del Filosofo, base dei crateri sommitali. Poi se possiamo proseguire oltre, ben venga. Vediamo. Se l'Etna ce lo permette, ovviamente. Se l'Etna e anche penso le guide, chi è lì a controllare, ci permettono di proseguire, riusciremo ad arrivare sulla cima proprio. Perché ultimamente è in forte attività. Esatto, quindi non vorremmo finire sotto qualche bomba. Pronti via, salendo. Prima sboffata di gas e cenere dal cratere. Sud-est, cratere di sud-est. Primo spettacolo. Siamo arrivati a circa 2005, quindi all'arrivo della funivia, e adesso proseguiamo, vedremo un pochino dove andare. Ecco lì dove c'è il fumo, quella hai detto è la voragine dove ci sono i 3 crateri, giusto? E noi proveremo ad andare in direzione del cratere. Magari ci fermeremo 2-3 km prima. Stiamo percorrendo un piccolo pezzettino in discesa, sempre a quota 2005. Davanti a noi c'è la base del cratere sommitale, giusto? Alle spalle di questo qua, che questo qua è il cratere Barbagallo. Quindi da qua si cominciano a sentire i primi rumori borbottii del cratere, le prime piccole esplosioni, e adesso man mano che ci avvicineremo sarà sempre più suggestivo. Guardate, beh, il paesaggio qui è veramente marziale. Sì, sembra veramente di stare su un altro pianeta. Siamo all'incirca quasi a 2800 metri e adesso con Frank abbiamo deciso di prendere la direttissima, quindi saliamo da qua. Com'è che si chiama, Frank, questo? Il cratere? Dovrebbe essere il cratere di Barbagallo. Cratere di Barbagallo questo. E probabilmente ci fermeremo qua sopra, giusto? Sì. E da qua già avremo una bella vista sui crateri sommitali. Anzi, già pizzica un po' la gola. Sì, esatto, e infatti si sente una gran puzza di zolfo e si sente un po' la gola raschiare, quindi immagino che, a prescindere dal fatto che uno
si appoggi una guida o meno, oggi non si sale al di là di questo cratere, perché comunque un po' di attività c'è. È iniziato 2 giorni fa, il 20, con una piccola esplosioncina, giusto? Sì, un paio di esplosioni di gas e ceneri frequenti. Fumata, grossa fumata. Guardate che roba, c'è la cenere che ci cade addosso. Cioè siamo sotto una pioggia di cenere, pazzesco. Madonna. Dai, ormai siamo quasi arrivati. Guardate i colori come cambiano qua, tutto rosso. Allora, direi che siamo arrivati alla conclusione della nostra visita qui sull'Etna, perché vabbè, si potrebbe andare ancora più avanti, ma comunque servirebbe casco, poi probabilmente saremo fermati dalle guide, e direi che quello che interessa a noi è qua davanti, abbiamo la vista perfetta sul cratere. È una figata, grazie Frank, gran bel giro, Sicilia top ovviamente, inutile dirlo, vabbè, non devo essere io a dirlo. E
E niente, è la prima volta che sono su un vulcano attivo e devo dire veramente emozionante. Prima quando ho fatto quella sbuffata di polvere e cenere, con la cenere che ti cadeva addosso faceva abbastanza impressione. Una bella pioggerella. Sì. E niente, adesso scendiamo e stanotte un bel pernottino tranquillo con salsiccia, provolone e via. Franco, un brindisi al nostro, Alla salute. all'Etna e al nostro pernotto. Stasera siamo attrezzati bene, 2 litri di vino. Abbiamo consumato tanti sali oggi. Poi salsiccia con porcini e provola. Da minchia. Allora, quei tuoni che sentite di sottofondo sono i boati che arrivano dall'Etna, quindi è pazzesco, io non ho mai sentito una roba del genere, quindi sarà una nottata veramente particolare, un'esperienza particolare. Un'altra piccola caratteristica è che stasera sicuramente ci tremerà il pavimento. Allora, la prima prelibatezza della serata, questa è una provola, no? Sì, certo. Provola catanese, guardate che piccola opera d'arte. Poi non vi parlo delle salsicce che dopo ve le faccio vedere. Ragazzi, qui abbiamo la cosa più spacchiusa del mondo. Provole, porcini e pistacchio. Guardate un po', cioè, spero che si veda. Salsiccia, provole, porcini e l'altra al pistacchio. Esatto. Cioè, ma dove la trovate una salsiccia così? Si sente di sottofondo l'Etna da una parte e gli allocchi dall'altra. Quelli che Sì. senti di qua sono gli allocchi. È come se sia cucinata bene. Come piatto utilizziamo direttamente il pane. Madò, che profumo. Allora, questa è l'ultima salsiccia, quella che ci manda Nanna. Salsiccia col pistacchio. Quando è che l'avete mangiata la salsiccia col pistacchio? Mai. Never. Allora, abbiamo risistemato tutto l'accampamento senza lasciare alcuna traccia e adesso io torno a spostarmi, vado in direzione di Agrigento e ringrazio Noi ci salutiamo. mio bare Frank, grazie per questa bellissima gita, per avermi portato sull'Etna, per questo pernotto, quindi chiaramente quando vorrai venire a trovarmi sei il benvenuto ovviamente. Mi fa molto piacere. Quindi ti aspetto. Ciao ragazzi. 11° giorno, ormai addirittura di arrivo, sono sempre più vicino a Palermo. Ho deciso di fare questa deviazione per fare una visita alla Valle dei Templi di Agrigento, che è fantastica, quindi è da vedere assolutamente. Farò la visita ai templi col tramonto e magari, se mi avanza un po' di tempo, oggi pomeriggio
andrò a fare un bagno alla spiaggia della Scala dei Turchi. E purtroppo anche la Sicily scarica immondizia ai lati della strada. Buongiorno, oggi è il 12° giorno di viaggio. Sto andando in direzione più o meno di Palermo, sto percorrendo l'entroterra Siculo, il bellissimo entroterra Siculo. Ci sono dei paesaggi molto aridi e ogni tanto spunta qualche bel boschetto. È una zona molto bella anche questa dell'entroterra, e oggi andrò a trovare Cutrizio nelle campagne, nel suo paesello a 1000 metri d'altezza, quindi siamo già in montagna. E niente, starò lì con lui. Poi dopo la tappa successiva sarà finalmente Palermo e qua si concluderà il mio viaggio. In questo momento mi trovo a San Giovanni Gemini, che è uno dei tanti paesini dell'entroterra siciliano. Guardate com'è caratteristico. Ora mi trovo sotto il monte Cammarata ed è una zona veramente molto bella di campi e boschi, e qua siamo già abbastanza in alto. L'aria è frizzantina. Ragazzi, sono finalmente arrivato da Cutrizio e qua c'è anche suo fratello Alessio. Siamo a Santo Stefano di Quisquina e qua siamo proprio nel paese nativo di Cutrizio, nell'entroterra proprio. Nell'entroterra Siculo, una zona bellissima che poi vi farò vedere bene, magari anche con dei voli col drone. Quindi la mia missione è quasi compiuta, ormai domani andiamo verso Palermo, qui siamo a poca distanza e adesso facciamo un po' di relax qui. Quindi a sto giro, esatto, al contrario sono io un po' a dirigere le operazioni di trekking e visita dei dintorni. Esatto, qua siamo a casa sua, mi porta lui in giro.
questo un luogo mistico, religioso e molto importante per i siciliani, specialmente per i palermitani. Qui è dove si è rifugiata Santa Rosalia. Quindi la Prego, a grotta. te l'onore, dai. Vai te avanti. Cazzo, è basso qua. Vedi il luogo in gusto. Che fresco però. Sì. E qui è dove si rifugiò da eremita. In questo Buongiorno, oggi è il 13° giorno, sto andando in direzione di Corleone e del Bosco della Ficuzza, dove faremo una brevissima tappa. Andremo a visitare questo luogo che è molto bello, dicono. E niente, abbiamo passato una bellissima giornata qui nelle campagne dell'entroterra, al fresco, un clima fantastico. E ormai sono molto vicino a Palermo. Una volta arrivato a Palermo mi concederà un po' di relax finalmente, quindi direi che ormai il mio viaggio si appresta alla conclusione. La mia starina ha compiuto la missione ed è giunta a Palermo. Qua siamo zona Magione, giusto Cutrizio? Piazza Magione. Quindi qua siamo, pensate, nel quartiere dove è nato Giovanni Falcone, tra l'altro, quindi più Palermo di così non si può. È la vera Palermo, ecco. Qua abbiamo la birreria di Alessio, il Ballarac, e quindi se passate da Palermo venite qua a bere, che fa la birra buona, artigianale, Esatto. è un gran mastro birraio, quindi oltre alle arancine, i vari chili, ci mette esatto, anche un po' di beveraggio. Un po' di birra per sciacquare. La caponata deve andare giù in qualche modo. Buongiorno a tutti dal mare, siamo vicini alla Corsica più o meno. Il viaggio è concluso e il ritorno, come avete potuto intuire, è molto più comodo e semplice via nave. Un po' più signorile, direi, dopo, Sì, ci siamo trattati bene alla fine. Bella dormita, quindi direi un ritorno in relax.
quindi da Genova poi tornerò a casa facendo l'ultimo tratto di strada, l'ultimo sforzo finale. Spero che questa serie di video vi sia piaciuta, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, commentare e fate un saluto a Cutrizio. Ragazzi, alla prossima!